Conosci la pasta allo scarpariello? Ha un'anima tutta partenopea ed è un piatto davvero facile da realizzare. Preparalo insieme a me. Iniziamo dai peperoncini freschi. Ne prendiamo 1 o 2 a seconda dei tuoi gusti, regolati. Eliminiamo la parte verde, poi li taglio a metà ed elimino i semini interni. E ora vado a tritare il peperoncino. Poi sbuccio l'aglio, lo posso utilizzare intero e poi eliminarlo oppure tritarlo. Ora in una padella vado ad aggiungere dell'olio extravergine di oliva, il peperoncino tritato e l'aglio tagliato in quarti, che poi andrò a eliminare. Ovviamente all'aglio ho tolto la parte interna che si chiama anima. Il peperoncino è rosolato per bene, vado ad eliminare l'aglio e aggiungo i pomodori pelati. Quando è stagione puoi usare anche i pomodori freschi. Nel frattempo che il sugo cuoce, io vado a salare l'acqua di cottura della pasta e andrò a cuocerci i miei paccheri. Io utilizzo questo tipo di pasta, ma puoi usare quella che più ti piace. Questo è un tipo di pasta molto rustico che rilascia molto amido in cottura, quindi la preferisco. La pasta allo scarpariello nasce a Napoli nei quartieri spagnoli. Il suo nome deriva dagli scarpari, gli antichi calzolai che spesso ricevevano in cambio del lavoro svolto prodotti alimentari. Una ricetta veloce da preparare, estremamente saporita, i cui protagonisti sono il formaggio e il sugo di pomodoro, preparato la domenica e qui riutilizzato per non buttar via nulla. Mentre i miei paccheri cuociono, metto un po' di sale nel sugo e continuo la cottura per addensarlo. La pasta è pronta ed è molto al dente. Io adesso la scolo e la vado a buttare nel sugo. La amalgamo al sugo e lascio terminare la cottura. Se dovesse servire si può aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta. La pasta è cotta, spengo il fuoco, aggiungo pecorino e parmigiano, mescolo e amalgamo tutto. Devo ottenere un sugo cremoso. È il momento del basilico, rigorosamente spezzettato con le mani. Un'ultima mescolata e la pasta allo scarpariello è pronta. Bella filante come piace a me. La mia pasta è pronta, non mi resta che portarla in tavola e gustarla in tutta la sua bontà.